La magia browniana mi è stata chiesta da molte persone, mi è stata chiesta di Giordano Bruno, si sa più o meno tutto, si sa che è stato bruciato il rogo, che ha fatto degli schemi particolari, magici e cose varie, ma di Giordano Bruno è stato detto anche riguardo i suoi simboli, tutto ciò che c'è in giro parla dei simboli di Giordano Bruno, parla della simbologia, spiega la simbologia bene o male, ma non spiega la pratica. Ora, lasciamo stare la pratica della mnemotecnica che è o della magia mnemonica, che è una delle classiche, no? Conosciute di Giordano Bruno. Io parlo proprio della tecnica magica, cioè i suoi simboli erano sottoposti sotto, cioè c'è una base di quello che volevano dire come pratica. La magia browniana è una delle magie più potenti perché è stata traslata direttamente da un'antica conoscenza, diciamo caldaica, antiche conoscenze che venivano ermetiche, quindi anche egizia, è stata trasmutata e trasformata in una visione, diciamo, panteistica cristiana, e questo ne ha causato la morte. È chiaro che non uccidevano Giordano Bruno se, voglio dire, non avessero riconosciuto che quello che lui stava dicendo era qualcosa di funzionale, anche perché diciamo che Giordano Bruno aveva la capacità di farla questa magia. Difatti nei suoi testi spesso si è letto che quello che scriveva non c'è tutto, si leggeva che lui faceva il testo ed era disposto ad insegnarla specialmente a persone potenti, tipo principi, regnanti e cose varie. Infatti, se uno pensa che nei libri di Bruno c'è scritto tutto, no? Come fanno vedere spesso alcuni che fanno su YouTube parlando di Giordano Bruno, bene o male, non è quello, però si pensa che ci sia tutto scritto nei libri, cioè quello che è la somma, quello è. Non è così, perché semplicemente Giordano Bruno usava questa all'esterno come una specie di pubblicità ante litteram per farsi conoscere. La vera pratica magica era tenuta chiaramente segreta, come è sempre stata, per pochi, perché la magia innanzitutto è per pochi da sempre. La capacità di sviluppare la magia è sempre per pochi, e stiamo tentando di metterla fuori, e quindi era tenuta per coloro che erano l'elite. Questa cosa è stata sempre tenuta, è stata passata da uno con l'altro alle persone che erano interessate a questi argomenti, specialmente diciamo coloro che erano interessati all'ermetismo. Non confondiamo la magia browniana con la filosofia, perché la filosofia browniana è una cosa, la magia è un'altra. La magia è una cosa tecnica che va a basarsi direttamente sugli schemi che lui ha portato e su degli insegnamenti che ha portato, tant'è vero che il corso purtroppo è biennale, perché c'è tanto da fare, tanto da imparare, tanto da organizzare. Almeno la prima base è quella. La magia browniana dà la capacità di allargare la mente, dà la capacità di entrare in una visione cementale e spirituale dell'universo come visione beatifica o visione conoscitiva, e quindi dà la capacità, mediante le immagini, gli usi, le tecniche, gli schemi, i sigilli e cose varie, di entrare direttamente in contatto con gli archetipi e quindi ricevere dall'archetipo stesso l'insegnamento. Questo qui quindi era quello che lui voleva fare, ed è normale che se una persona vuole fare questo si mette già contro la Chiesa, no? Perché dice no, gli unici interpreti siamo noi, e quindi lui tra l'altro si comportava in tutte le maniere perché da frate quale era, voglio dire, da monaco qual era. La magia browniana pure, niente, quando raccoglierà le adesioni a chi è interessato o a chi ha finito un corso e ne vuole fare un altro, perché ripeto è tutta una somma di corpus di corpus iniziatico che sto mettendo e che lo sto spezzettando perché non è possibile seguirlo tutti insieme. Quindi anche lì potete scrivere tranquillamente ad Angelica Saracino, grande opera appunto alchemica@gmail.com, prenderà le adesioni, parlerete e vedete. È una capacità che, ripeto, va anche a toccare la mnemotecnica, e quindi, ma la mnemotecnica con visione magica, non con visione di ricordarsi le carte, i numeri, le parole all'inverso, le parole, c'è questo qui lo lasciamo fare a coloro che si occupano solo di questa qua. E quindi che cosa succede? Succede che noi
andremo a parlare di mnemotecnica, ma di mnemotecnica superiore, di mnemotecnica che serve nel mondo interiore, nel mondo alto, cioè nel mondo che è quello che noi dobbiamo tendere, il mondo interiore della visione. Va bene? Per ora vi saluto, vi do la buonasera, a domani.